Beh, direi che è ora di cambiarlo. Come puoi notare è pieno di mosche, è talmente tanto pieno che all'interno ancora ci sono mosche che camminano sopra mosche. Questo risultato l'ho ottenuto in modo totalmente bio, non c'è nessun prodotto chimico al suo interno. In questo video vi mostrerò come ottenere questo risultato e quanto tempo ci vorrà. Io intanto smonto e svuoto questo. Oggi è venerdì 18 giugno. Ho posizionato due vasetti, quello che c'era già in origine, che ho appena svuotato e ricaricato, e per fare un doppio test, un nuovo vasetto opaco e coperto per metà con della carta, in modo tale da valutare al meglio alla fine il prodotto. Adesso vedremo come va per un paio di giorni e poi ci vedremo a fine video per tirare le somme. Oggi è sabato 19 giugno e come potete vedere sta iniziando a funzionare. A fine video vi dirò che cosa ho messo qua dentro e la piccola differenza che ho portato questa volta rispetto al vasetto che avete visto a inizio video. Domenica 20 giugno e siamo a questo stato. Sono passati alcuni giorni, come potete vedere è nuovamente pieno. Adesso è venuto il momento di parlarvi cosa si tratta. Come avete visto ho ottenuto un ottimo risultato e come vi ho detto è al 100% bio. Vi chiederete come hai fatto ad ottenere questo risultato? Principalmente ho utilizzato tre cose. Un vasetto di vetro, come avete visto, in questa prova ne ho utilizzati due, uno chiaro e uno scuro. In precedenza invece, il vasetto che mi avete visto usare, ne ho utilizzato soltanto uno bianco. E al confronto devo dire che i vasetti trasparenti funzionano molto meglio rispetto a quelli opachi o comunque ai vasetti che non hanno un colore chiaro. Perché questo tipo di trattamento deve lavorare soprattutto con odore e calore. Perché deve lavorare con odore e calore? Perché al suo interno c'è un pesce. Io ho utilizzato delle sardine che si possono comprare in una qualsiasi pescheria. L'importante è che siano fresche. Ho fatto prove sia con sardine ripulite dall'interiora che sardine integre, semplicemente aperta e messa all'interno del vasetto con dell'acqua e nulla più. Ho fatto due tentativi diversi. In quello che mi avete visto pulire inizio video ho utilizzato una sardina ripulita dall'interiore e dalla testa. Ha funzionato, ha avuto effetto, ma se si utilizza un pesce integro con tutte le sue parti semplicemente tagliato nell'acqua funziona molto meglio, o meglio si riempie molto più velocemente. Perché si riempie o comunque perché attira gli insetti? Perché il pesce nell'acqua dopo un giorno e soprattutto dopo essersi riscaldata la temperatura dell'acqua inizia ad emanare un cattivo odore. Inoltre più continua a stare all'aperto, più continua a riempirsi di mosche, continua ad emanare sempre più cattivo odore, quindi la sua potenza di attrarre sempre più insetti aumenta. La cosa ottima è che non attrae lucertole che vogliono andare a mangiare insetti a causa del cattivo odore e per lo stesso motivo le api non sono attratte per andarci a finire dentro. Io infatti al suo interno ho trovato soltanto mosche di tutti i tipi, soprattutto moscone di grandi dimensioni, tipo questo che mi stava girando intorno, e calabroni. Quindi questo metodo è ottimo se uno vuole limitare o comunque gestire il quantitativo di mosche che c'è vicino a casa sua o comunque chi ha un giardino. Come vi dicevo, gli oggetti che vanno utilizzati sono tre: il vasetto, i pesci ed infine questo, che è un vaso trap. Si può trovare su internet o anche nei negozi che vendono prodotti per l'agricoltura. Viene venduto in coppia e all'interno del suo kit troverete anche altre ricette oltre a questa che ho utilizzato io. Perché vi parlo di questo prodotto? Non è una sponsorizzazione, io non ci ricevo soldi, ma ne parlo perché è un prodotto che funziona benissimo. Non mi aspettavo che abbinare questi due semplici pezzi di plastica a quello che vi ho detto mi permettesse di ottenere questi risultati. Ho provato anche ad utilizzare solo il vasetto o solo una bottiglia senza questo o la sua versione a tappo, tap trap, ma non si ottengono gli stessi risultati perché
l'imbuto o comunque il cono che c'è al suo interno impedisce agli insetti di fuoriuscire, soprattutto agli insetti di grandi dimensioni. Per questo video è tutto. Se volete replicare questa tecnica, avete visto che è facilissima, io in descrizione vi lascerò il link a questo prodotto o ad altri prodotti simili.